Buongiorno ragazzi, oggi andremo a vedere un altro algoritmo per ordinare un array, si tratta dell'insertion sort. Se vi siete persi gli algoritmi precedenti come il bubble sort o il selection sort, ve li lascio qui da qualche parte. L'obiettivo di questo algoritmo è di inserire ad ogni passaggio l'elemento nella posizione corretta. Per fare ciò ci serviremo di due partizioni. La prima partizione, quella segnata in verde, si tratta degli elementi che sono ordinati. La seconda partizione, quella segnata in nero, si tratta degli elementi che non sono ancora stati ordinati. Partiamo dal presupposto che il primo elemento è già ordinato se preso singolarmente. Come al solito, qui di fianco trovate del codice che è una delle possibili implementazioni di questo algoritmo. Vediamo un attimo insieme. Dunque abbiamo un ciclo esterno dove la x parte da 1 e arriva fino a n. In questo caso n è uguale a 8. La x abbiamo detto che parte da 1 e la indicherò con una freccia rossa. Dopodiché abbiamo una variabile y che ci servirà a tenere traccia dell'elemento corrente. La y viene assegnata al valore di x, quindi y sarà uguale a 1 e la indicheremo con una freccia verde. Il ciclo interno invece ci servirà per andare a inserire l'elemento corrente nella posizione corretta. Infine noterete quando andremo a eseguire questo algoritmo sull'array che la partizione degli elementi ordinati andrà a espandersi fino ad arrivare a lunghezza n. Ok, facciamolo insieme. Dunque, abbiamo detto che la x parte da 1 e l'ho segnato qua. Dopodiché la y ha il valore di x e l'ho segnato qua in verde. A questo punto si entra nel ciclo while. Cosa succede? Andiamo a verificare se la y è maggiore di 0. In questo caso sì, è maggiore di 0. Andiamo a vedere la seconda condizione. Vediamo se l'elemento in posizione y-1 è maggiore dell'elemento in posizione y. Quindi in questo caso 6 è maggiore di 2. La risposta è sì, 6 è maggiore di 2. Quindi a questo punto entriamo nel ciclo e eseguiamo l'operazione di swap. L'operazione di swap vi ricordo che semplicemente ci permette di invertire due elementi. Quindi in questo caso andremo a invertire il 6 col 2. Dopodiché andremo a decrementare il valore di y, che diventa 0. Spostiamo la freccia. Andiamo a verificare di nuovo la condizione perché è un ciclo while. A questo punto vediamo se la y è maggiore di 0. In questo caso la y è uguale a 0, quindi la condizione è falsa e usciamo dal ciclo while. Uscendo dal ciclo while terminiamo il primo giro e vediamo che la partizione degli elementi ordinati va a crescere di un elemento. Quindi in questo caso 2 e 6 sono ordinati. Questa parte da 5 a 3 sono la partizione degli elementi che sono ancora da ordinare. Quindi incrementiamo la x diventa 2 e andiamo avanti. Quindi la prima istruzione è assegnare al valore di y il valore della x, quindi y diventa uguale a 2. Andiamo ad aggiornare le nostre frecce. A questo punto entriamo nel ciclo while, quindi y è maggiore di 0, seconda condizione, a di y-1 è maggiore di a di y, quindi vediamo se 6 è maggiore di 5. In questo caso sì, 6 è maggiore di 5, quindi quello che dobbiamo fare è fare l'operazione di swap. Quindi andiamo a invertire 6 col 5. Dopodiché la y viene decrementata di 1, quindi la y diventa 1. Andiamo ad aggiornare la freccia. A questo punto siamo ancora all'interno del ciclo while, verifichiamo la condizione, y è maggiore di 0, sì. La seconda, andiamo a vedere se 2, che è y-1, è maggiore di a di y, che è 5, no. 2 non è maggiore di 5. La condizione del while è falsa e quindi esco dal ciclo. Noterete quindi che adesso 3 elementi sono ordinati correttamente. Andiamo avanti, la x diventa 3. La y si aggiorna e diventa 3. Entriamo nel ciclo while
y è maggiore di 0 sì, andiamo a verificare se y-1 è maggiore di a di y, quindi 6 è maggiore di 8, no, 6 non è maggiore di 8, quindi la condizione è falsa e non entro neanche nel ciclo while. A questo punto gli elementi ordinati sono 4. Andiamo avanti, x diventa uguale a 4, y diventa uguale a 4. Entriamo nel ciclo while, y è maggiore di 0 sì, andiamo a verificare se 8 è maggiore di 1, quindi se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi l'elemento in posizione 3 è 8, è maggiore dell'elemento in posizione 4, sì. In questo caso entro nel ciclo while e faccio lo swap, quindi andremo a scambiare l'1 con l'8. Dopo aver scambiato l'1 con l'8, decremento la y, che diventa 3. A questo punto, secondo giro, vado a verificare se la y è maggiore di 0, sì. Andiamo a verificare inoltre se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 6 è maggiore di 1, sì. Allora in questo caso faccio lo swap, quindi scambio di posizione l'1 con 6. E poi decremento la y, che diventa 2. Vado avanti. La y è ancora maggiore di 0, verifico se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 5 è maggiore di 1, sì, 5 è maggiore di 1, quindi in questo caso l'inverto. Dopodiché decremento la y, che diventa 1. La y è maggiore di 0 perché è 1, verifico se 2 è maggiore di 1, 2 è maggiore di 1 sì, allora faccio ancora lo swap, quindi cambio di posizione l'elemento in posizione 1 con l'elemento in posizione 2. Dopodiché decremento la y, che diventa 0. A questo punto la condizione è falsa perché y è uguale a 0, non è maggiore di 0 e quindi esco dal ciclo while. A questo punto abbiamo 5 elementi ordinati nel modo corretto. Andiamo avanti, x diventa 5. Dopodiché y diventa 5. Entriamo nel ciclo while, y è maggiore di 0, vediamo se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 8 è maggiore di 4, sì, allora li scambio. Dopodiché decremento la y, che diventa 4. Andiamo avanti, siamo sempre nel ciclo while, quindi la y è maggiore di 0, sì, verifichiamo se 6 è maggiore di 4, 6 è maggiore di 4, sì, allora li scambio. Dopodiché decremento la y, che diventa 3. 3 è maggiore di 0, sì, vado a verificare se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 5 è maggiore di 4, sì, allora li scambio ancora. E decremento la y, che diventa 2. 2 è maggiore di 0, sì, verifichiamo se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 2 è maggiore di 4, no, quindi la condizione è falsa e il ciclo termina. A questo punto avremo 6 elementi che sono ordinati correttamente. Vedete come la nostra partizione degli elementi ordinati si sta espandendo sempre di più. Ora andiamo avanti, la x diventa 6. Sposto la freccia, la y diventa 6. Entriamo nel ciclo while, 6 è maggiore di 0. Andiamo a vedere se 8, che è a di y-1, è maggiore di a di y, quindi 8 è maggiore di 7, sì, allora li scambio. Decremento la y, che diventa 5. 5 è maggiore di 0, sì, verifico se il 6 è maggiore di 7. In questo caso la condizione è falsa, quindi praticamente esco dal ciclo while. In questo modo abbiamo ordinato 7 elementi. Con l'ultimo passaggio la x diventa 7, la y a sua volta diventa 7, entro nel ciclo while, y è maggiore di 0 perché 7, verifico se 8 è maggiore di 3, quindi faccio lo scambio. Dopo aver fatto lo scambio la y diventa 6, rientro nel ciclo while, verifico se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 7 è maggiore di 3, sì, allora li scambio. Decremento la y, che diventa 5. Rientro nel ciclo while, verifico se 6 è maggiore di 3, sì, quindi li scambio. Dopo averli scambiati, decremento la y, che diventa 4.
Rientro nel ciclo while e verifico di nuovo la condizione. Y è maggiore di 0 perché y è uguale a 4, quindi vediamo se a di y-1 è maggiore di a di y. Quindi 5 è maggiore di 3, sì, quindi entro nel ciclo while e li scambio. La y diventa 3. Verifichiamo la condizione, 3 è maggiore di 0, sì, a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 4 è maggiore di 3, sì, entro nel ciclo while e faccio un altro scambio. Y diventa 2, verifico la condizione, y è maggiore di 0, sì, perché è 2, vediamo se a di y-1 è maggiore di a di y, quindi 2 è maggiore di 3, no, la condizione è falsa ed esco dal ciclo. Dopodiché noterete che adesso gli elementi ordinati saranno 8. Andando avanti la x diventa 8, una volta che x diventa 8 la condizione del ciclo esterno è falsa e l'algoritmo termina. Noterete quindi che l'array è ordinato correttamente da 1 a 8. Per quanto riguarda la time complexity di questo algoritmo, bisogna distinguere due casi, il caso migliore e il caso peggiore. Per quanto riguarda il caso migliore è quando l'algoritmo è già ordinato, come in questo caso. E qual è quindi la complessità in questo caso? Il ciclo esterno verrà eseguito n volte perché la x parte da 1 e arriva fino a n-1, però ovviamente la condizione viene valutata sempre una volta in più. Quindi scriviamo qua n. L'istruzione seguente verrà eseguita n-1 volte. Anche questa riga, che è l'istruzione di while, verrà valutata n-1 volte perché la condizione sarà sempre falsa, visto che l'array è già ordinato, e quindi la seconda parte della condizione sarà sempre falsa. Ovviamente non entrando mai nel ciclo interno, le istruzioni di swap e di decremento della y verranno eseguite 0 volte. Quindi nel caso migliore, come vedete, la complessità sarà uguale a O grande di n. Il caso peggiore ovviamente sarà quando l'array sarà ordinato al contrario, ovvero dall'8 all'1 in questo caso. Quindi andiamo a vedere, il ciclo esterno sarà eseguito sempre n volte, questa istruzione n-1 volte. Ora l'istruzione di while è un pochino più complessa, ma seguitemi. Dunque, quando la x è uguale a 1, questa istruzione verrà eseguita una volta. Quando la x è uguale a 2, questa istruzione verrà eseguita due volte, una per la y uguale a 2 e una per la y uguale a 1, perché la y, vi ricordate che viene decrementata ogni volta. Quando la x è uguale a 3, questa istruzione verrà eseguita tre volte, una per la y uguale a 3, una per la y uguale a 2 e una per la y uguale a 1, poiché questa condizione sarà sempre vera, visto che l'array è ordinato in maniera inversa. E così via per x uguale a 4, x uguale a 5 fino a x uguale a n. Quindi quello che abbiamo qua praticamente è una sommatoria. Fondamentalmente dovremo sommare 1 più 2 più 3 più fino a n. Questa sommatoria si può scrivere anche in un'altra maniera, ovvero come n che moltiplica n-1 fratto 2. Ovviamente anche le istruzioni interne verranno eseguite lo stesso numero di volte perché ogni volta questa condizione del while risulta essere vera. Quindi quello che ci interessa a noi per capire la complessità nel caso peggiore è semplicemente valutare questa formula. Noterete facilmente che siamo nell'ordine di n quadro, quindi praticamente la complessità di questo algoritmo nel caso peggiore è O grande di n quadro. E con questo abbiamo concluso. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Grazie mille.